Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo anticipato l'altra volta, e poi diversi di voi mi hanno chiesto effettivamente che gli sarebbe piaciuto se avessi fatto questo video perché appunto lo ritenete utile, oggi vi spiegherò come riparare le creazioni in resina che hanno le bolle di questo tipo, quindi al bordo, non incluse dentro naturalmente. E mi sembrava un video carino perché magari non so voi, però io tipo in passato scartavo questo tipo di creazioni fino ad accumulare un sacco di creazioni che anche erano riuscite carine, quindi mi dispiaceva buttarle, però non potevo utilizzarle perché non mi piace mettere in shop cose comunque con dei difettucci. E quindi ho scoperto questo metodo e oggi ve lo mostrerò, così magari aiuterà anche voi a sistemare un po' le creazioni che hanno questo piccolo difetto, ma che comunque sono venute bene e volete utilizzare per le vostre creazioni naturalmente. Siccome è un problema molto comune in realtà, molti di voi mi dicono: ah, ma non riesco a creare con la resina, non è un materiale che fa per me, fa le bolle, insomma non riesco a fare creazioni carine. In realtà è una cosa normalissima purtroppo, soprattutto perché molti tipi di resina fanno parecchie bolle di base perché sono molto dense, poi se abitate come me in posti caldi la cosa peggiora. Infatti io, per quanto abbia tanti metodi anche per prevenirle durante la creazione, anzi fatemi sapere sempre nei commenti se vi interessa, così farò un video anche di quel tipo, quindi mentre creiamo con la resina come prevenire le bolle, e ve lo farò vedere, almeno quello che ho scoperto io finora. Però appunto a causa di diversi fattori le bolle possono comunque esserci, come in questo caso, e quindi vi spiegherò come risolvere la situazione nel modo più facile possibile e recuperare così la nostra creazione e poterci creare senza aver sprecato tempo e materiale. Quindi ci muniremo di resina V, qualsiasi resina V va benissimo. E l'importante è che cerchiamo di ricreare la colorazione della parte che dobbiamo andare a riparare. In questo caso io farò un bianco, e se trasparente usate la trasparente e così via, perché così si camufferà molto meglio. Se vi interessa vedere i video dove creiamo e dove scopriamo queste creazioni che ho fatto, perché c'è il tutorial proprio per realizzare questo effetto ghiaccio tipo neve molto carino, ve le lascio qui nelle schede al solito. Adesso andiamo al tutorial, quindi spostiamo la nostra creazione. Tanto guardate che sono venute carine, sono venute troppo carine, infatti non ho registrato perché sono un po' di corsa di questi tempi, però queste sono le creazioni finite. Ho fatto anche la finestrella, ecco, non li ho incollati, erano soltanto posizionati così, ma ancora li devo terminare, quindi magari poi vi faccio vedere in un video apposito tutte le creazioni finite. Quindi andiamo a prepararci un goccino di resina, in questo caso non me ne serve molta perché non devo riparare tante bolle. Se vi dovete fare tante bolle, insomma, dosatevi un pochino voi. Non ne metto pochissima perché comunque dobbiamo ricreare il colore, quindi un po' ce ne serve. Io uso sempre gli scartini di resina V per fare qualche ciondoletto con gli stampi quelli piccolini, che li trovo molto carini e pratici, li uso spesso. Metto giusto un goccio di colorante bianco. Questi qua sono carinissimi, sono Alcohol Ink e li trovate nella mia lista Amazon nella bio del video. Sono bellissimi, raga, servono sia per fare l'effetto Petri Dish, ma colorano benissimo anche la resina UV, che di solito non sempre i coloranti per la resina epossidica vanno bene. Con questi mi ci trovo veramente benissimo e sono un sacco versatili. Vedete, la resina è dello stesso colore perché l'avevo usata anche l'altra volta. Di un bianco un po' lattiginoso. Adesso cosa facciamo? Ci muniamo di torcetta UV, così siamo più veloci, perché tanto poi dobbiamo fare una serie di strati, quindi poi alla fine passiamo il tutto nella lampada UV, ma nel mentre lavoriamo ci muniamo della torcetta UV così siamo più veloci nel passaggio.
Prendiamo la nostra creazione dal lato dove c'è la bolla, prendiamo un pochino di resina UV e la andiamo a mettere in questo modo dentro il vuoto. Non dobbiamo riempirlo tutto in una volta, perché comunque è appunto una parte aperta. Per adesso mi fermo, vedete già si è molto ricoperta quella parte, e la vado a cuocere con la torcetta UV, giusto qualche secondo. Non deve essere una catalisi completa, soltanto per farla indurire un po', perché andremo a proseguire in questo modo a strati, quindi per non farla colare giù e rovinare ulteriormente la nostra creazione, faremo così poco a poco. Adesso faccio, vedete c'è ancora un piccolo scalino, lo vado a colmare di nuovo con una micro gocciolina. Perfetto. Se il bordo vi si gonfia un po', l'andate a spalmare in questo modo e andiamo a catalizzare. È un metodo facilissimo e veramente non si noterà più che lì c'era questo difetto, e quindi avremo recuperato totalmente la nostra creazione, che altrimenti sarebbe finita in qualche cesto abbandonato nei secoli dei secoli. Quindi lo trovo veramente un metodo utilissimo, mi ha fatto salvare tantissime creazioni, perché ormai riesco a non creare più bolle inglobate, però queste qui nei bordini capitano spesso, quindi così siamo sicuri che non sprecheremo più materiale, anche perché ormai i costi sono sempre più alti per chi crea. Quindi in questo modo abbiamo la nostra creazione perfetta. Andiamo a uniformare la parte in questo modo, vedete? Già non si nota più lo scalino, e andiamo a cuocere. Se volete, alla fine, se vi rimane un po' di gobbetta, potete carteggiare. A me onestamente non dà fastidio. Trovo peggiore l'effetto della carta vetrata, che poi rende tutto opaco e graffiato. Però ad esempio se dovete fare poi uno strato di resina trasparente sopra, non si vedrà nemmeno più quello, quindi andate tranquilli. Oppure volete carteggiare e poi fare lo stratino trasparente, insomma quello è a vostra discrezione. Però già così la creazione è riparata, non c'è più lo spigolino fastidioso che può anche graffiare più che altro, non solo per la bolla in sé, però sono molto appuntiti di solito quando si creano queste bollicine al bordo, quindi diventa anche un po' pericoloso perché ci si può far male. Quindi così abbiamo risolto. Vi faccio vedere il risultato, guardate, perfettamente riparata. Adesso la metto nella lampada grande a cuocere per un altro pochino, così la resina UV si catalizza definitivamente, oppure sotto il sole, ma oggi di sole da me non ce n'è per niente, c'è una giornata super uggiosa. E quindi questo è il risultato finale. Fatemi sapere nei commenti quale altra problematica avete con la resina, se volete qualche tutorial specifico. Io sono sempre contenta di farli, insomma, e di cercare di aiutarvi come posso. E questo è il video della settimana. Spero tanto che vi sia utile. Se lo è stato, scrivetemelo nei commenti, così mi fa veramente un sacco piacere leggervi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!